L'estate sta avvolgendo al termine. Presto le foglie inizieranno ad ingiallire, le giornate si accorceranno sempre di più. L'autunno è il periodo dell'anno in cui la natura si prepara ad affrontare la stagione fredda. Anche le nostre giornate cambieranno ed è bene quindi che cambino alcune abitudini per la cura dei nostri capelli. L'autunno infatti è una stagione preparatoria anche per le nostre chiome. Ciao a tutti e benvenuti in Capelli Fatati, una rubrica che va a sostituire due rubriche storiche del canale, ossia Capellomanie per principianti e Cura dei capelli. In origine avevo realizzato due rubriche diverse che parlassero di capelli, una destinata ai neofiti, alle persone più inesperte, e un'altra destinata alle persone con un po' più di esperienza. Col tempo però mi sono resa conto che in realtà avere due rubriche che trattano gli stessi argomenti in modo differenziato creava più confusione che altro, quindi alla fine ho deciso di accorparle insieme e in questa rubrica, che è nuova un po' più per modo di dire che per contenuto, andremo a vedere tutti i trattamenti topici rigorosamente total natural che andremo a fare per avere una chioma bella, sana e lunga verso l'infinito e oltre. Sì, lo so, faccio citazioni brutte, ma ormai sto entrando nell'età dei boomer, quindi permettetemelo. Come avete potuto vedere dall'intro del video, oggi parliamo di un trattamento che è utile in particolar modo in autunno e soprattutto per preparare la chioma a questa nuova stagione. E di cosa stiamo parlando? Del leave-in. Io lo so, abbiamo parlato tante volte del leave-in su questo canale e quindi magari chi mi segue da molto tempo può dire no, mamma mia, un'altra volta sul leave-in, che palle. Io però vi suggerisco di guardare questo video perché i video vecchi che ho realizzato sul leave-in erano comunque tutti piuttosto parziali. Questo perché è un argomento che ho trattato molto tempo fa quando ero inesperta e non riuscivo a prevedere le domande che mi sarebbero state rivolte, quindi avevo finito con l'omettere tutta una serie di cose e soprattutto non avevo le competenze che ho al giorno d'oggi con tutta l'esperienza che ho fatto in questi quasi 14 anni di canale ormai. Quindi questo è il video definitivo sul leave-in e spero possa essere utile a tutti, anche a chi ha già visto i video precedenti. Partiamo da una domanda fondamentale. Che cos'è il leave-in? Il leave-in è un trattamento senza risciacquo, come fa capire stesso la sua definizione, leave-in, lasciare dentro, lasciare sopra. Ed è un trattamento che generalmente viene fatto ai capelli nell'immediatezza, subito dopo lo shampoo, ma può essere anche ripetuto nel tempo nell'intervallo tra uno shampoo e l'altro. Questo trattamento si compone di due fasi ben distinte e definite. La prima è la fase acquosa, una fase in cui andiamo ad applicare sui capelli una sostanza umettante o idratante che serve appunto a rimpolpare il capello. E una seconda fase detta oleosa o grassa in cui andiamo ad applicare in sostanza un materiale protettivo, in questo caso o un olio o un burro. Qual è lo scopo di questo trattamento? Innanzitutto la fase acquosa ha il compito di idratare i capelli, mentre la fase grassa ha molteplici funzioni. La prima è quella di ripristinare il pH della fibra capillare. Questo fenomeno va a chiudere, a compattare le cuticole del capello e in questo modo visivamente abbiamo un capello più lucente, quindi più bello da vedere, ma nell'atto pratico in realtà abbiamo un capello che si può mantenere più sano più a lungo.
perché la cuticola compatta non va ad impigliarsi con altre cuticole di altri fusti, per cui non abbiamo cuticole saltate, non abbiamo la formazione di nodi o comunque si formano molti meno nodi e di conseguenza la chioma risulta più disciplinata e si mantiene più sana nel tempo, e questo è un fattore molto importante soprattutto per chi è in una fase di crescita e mira a lunghezze considerevoli. La seconda funzione che svolge la fase grassa è quella di barriera fisica dall'ambiente esterno. L'olio infatti crea materialmente una pellicola sul capello che lo va a proteggere dagli agenti atmosferici quali temperatura, sole, vento e tutte le altre cose che esistono in natura e che possono far male ai nostri capelli, ma soprattutto se viviamo in città la barriera protettiva dell'olio protegge i capelli dallo smog, che porta tutta una serie di danni ossidativi al fusto. In terzo luogo, ma non meno importante, la barriera oleosa che andiamo a creare impedisce alla fase acquosa di evaporare a contatto con l'aria, quindi è grazie alla fase grassa che noi possiamo ottenere per i capelli un'idratazione forzata. Perché io parlo di idratazione forzata quando parliamo di capelli? Perché sostanzialmente la nostra chioma è composta da fusti di materia inerte, sono catene proteiche collegate da ponti di solfuro o ponti idrogeno. Non abbiamo quindi un materiale vivo come ad esempio può essere la pelle, che è un materiale vivo, è composto di cellule vitali in riproduzione e in continuo rinnovamento, che quindi possiedono una capacità di assorbimento attiva. Il capello no, il capello purtroppo è passivo, quindi noi dobbiamo favorire un'idratazione che avviene dal punto di vista fisico-meccanico, in pratica inzuppando, tra virgolette, il capello in una sostanza che sosti a lungo sui fusti, e il leave-in svolge proprio questa funzione. Ora però voglio rispondere a tutta una serie di domande che sicuramente sono venute in mente a tutte quelle persone che il leave-in non l'hanno mai fatto. Quali ingredienti posso usare? Per la fase acquosa potete utilizzare un pochino tutti i gel. Esistono tanti semi da cui si può estrarre il gel, sia con cottura, come possono essere i semi di fieno greco o i semi di lino, sia senza cottura, come possono essere i semi di chia, che quindi diventa una cosa estremamente semplice da realizzare per chi ha poca esperienza nello spignatto. Ma si possono utilizzare anche i gel di piante succose, come ad esempio appunto il gel d'aloe. Io vi sconsiglio di utilizzare i gel di amidi o i gel di gomma, come nel caso della catira, perché ho notato che tendono a lasciare i capelli polverosi, vetrosi e quindi non sortiscono l'effetto migliore. In genere questi gel io li suggerisco negli impacchi a risciacquo, quali possono essere impacchi detergenti che si tengono in posa, impacchi tintori, impacchi rinforzanti e cose che comunque dopo vanno risciacquate via. Per i trattamenti senza risciacquo personalmente suggerisco i gel di semi. Mi sono resa conto che sono quelli più efficaci, lasciano i capelli più morbidi, più lucidi e hanno un impatto idratante molto più potente. In secondo luogo potete anche utilizzare gli idrolati, magari per un leave-in estremamente leggero, ad esempio un leave-in estivo in cui il capello non vuole essere caricato troppo di sostanze pesanti. Cosa sono gli idrolati? Sono sostanzialmente dei distillati di acque in cui è stata messa a bollire un'erba. Un esempio famosissimo è l'acqua di rose, che non è l'acqua di rose della Roberts, quello è un tonico chimicamente strutturato per il viso, quindi non mettetevi l'acqua di rose della Roberts sui capelli perché è benzina. E poi c'è un'altra piccola confusione che si fa sugli idrolati. Molte persone fanno girare in rete video, TikTok, Reel, eccetera eccetera, in cui preparano l'acqua alle rose e l'acqua alle violette fatta mediante infusione.
L'infuso non è un distillato. Per fare un distillato occorre un distillatore. Se non avete un distillatore, non giocate ai piccoli chimici, perché l'infuso ha delle proprietà molto volatili che sostanzialmente si azzerano entro 3-4 ore massimo dalla sua preparazione. Se volete una spiegazione più approfondita sulle differenze tra infuso, decotto, macerato, eccetera eccetera, ho realizzato un video qualche tempo fa che vi lascio qui su nelle schede o giù nell'area info box, così potete approfondire l'argomento. Per quanto riguarda gli idrolati, spendete quei 10-15 euro e andate a comprarlo in erboristeria, su Amazon. Io magari giù vi lascio una serie di link Amazon di idrolati che ho testato personalmente e ho riconosciuto essere veramente puri e validi. Quali possono essere gli oli alternativi per la fase grassa? In realtà la maggior parte degli oli va bene. Vi sconsiglio l'olio di jojoba perché non è comedogeno, quindi magari lo potete fare per un trattamento iperleggero, ipertemporaneo. Ad esempio, volete aiutarvi a realizzare un'acconciatura, fate un leave-in con l'olio di jojoba, perché tanto poi l'acconciatura penserà lei a proteggervi i capelli e nel frattempo avrete dei capelli più disciplinati e facili da acconciare. E vi sconsiglio ovviamente gli oli molto viscosi come l'olio di ricino, perché ne dovreste mettere una quantità abnorme e poi vi trovate i capelli tutti unti e dite ma il leave-in per me non va bene e invece no, è semplicemente che l'avete sbagliato. Gli oli che potete utilizzare indipendentemente dalla vostra tipologia di capelli sono gli oli a pesantezza media o leggero media. Cercate di non andare sugli oli troppo pesanti, a meno che non sappiate che sono i più graditi dai vostri capelli. Vi lascio qui su nelle schede e giù nell'area info box un video che in futuro rifarò in cui spiego praticamente tutte le caratteristiche degli oli, o almeno dei principali oli che vengono utilizzati anche in cosmesi, così potete farvi un'idea di dove andare a parare per cominciare a sperimentare. Ogni quanto tempo si può fare il leave-in? Il leave-in si può fare dopo ogni shampoo e poi lo si rifà dopo lo shampoo successivo, oppure lo potete fare un po' più spesso, 2-3 volte a settimana. Se avete capelli molto secchi, molto disidratati, magari a causa dei trattamenti sbagliati che avete fatto in passato, il mio suggerimento è di farlo tutti i giorni, o la mattina o la sera, in base a come vi trovate più comodi con i tempi. C'è stato un periodo, il periodo in cui tenevo la rubrica Progetto Punte Perfette, in cui io il leave-in l'ho fatto 2 volte al giorno, tutti i giorni, per 2 mesi, e serviva perché avevo le punte talmente devastate dal fatto che non le avessi tagliate per tantissimo tempo che dovevo lavorarci su in modo intensivo per evitare di dover fare un taglio drastico. Quindi cercate di capire qual è la frequenza che i vostri capelli gradiscono. Questo non vuol dire che necessariamente ai vostri capelli piaccia avere 4 leave-in al giorno. I vostri capelli, per quanto magari danneggiati, possono prediligere un leave-in a giorni alterni, un leave-in soltanto mattutino, un leave-in soltanto quando fate lo shampoo. Sperimentate e provate. Però l'importante è che per almeno 5-6 settimane voi siate costanti, perché se un trattamento non funziona, ed è molto difficile che il leave-in non funzioni, perché il leave-in è un trattamento prettamente meccanico che non viene influenzato dalla tipologia di capelli, dalla lunghezza dei capelli, dall'entità del danno che ha il capello, ok? Il leave-in è un trattamento che funziona al 100%. Se non vi funziona, state sbagliando qualcosa. O avete scelto gli ingredienti scorretti e quindi dovete sperimentare ancora, o non calendarizzate le tempistiche giuste, oppure molto più semplicemente siete incostanti nel farlo. Adesso, quali sono gli errori da evitare? In realtà sbagliare un leave-in è estremamente difficile, però qualche errore ogni tanto può capitare. Allora, io qui ho fatto una piccola raccolta degli errori più frequenti che mi sono stati raccontati negli anni. Errore numero 1.
Io ho capelli molto sottili, faccio soltanto la fase acquosa. No, non state facendo un leave-in. Il leave-in per funzionare deve essere fase acquosa e fase grassa. Se saltate una delle due, non state facendo un leave-in. State mettendo acqua sui capelli. Io intanto me li sono annodati tutti a furia di maneggiarmeli. State mettendo acqua sui capelli senza una barriera. E sapete che cosa succede? L'acqua presente sui capelli tira fuori dai vostri fusti l'acqua che è nei vostri capelli. L'atmosfera tira via l'acqua che avete messo sui capelli, che contiene anche l'acqua che era nei vostri capelli, risultato capelli secchi. E poi dite: Claudia, ma il leave-in non funziona, io lo faccio, però si seccano. Grazie. Altra cosa, faccio solo la fase grassa. Sbagliatissimo. L'olio a secco può essere messo solo ed esclusivamente in caso di impacco pre-shampoo, e comunque non tutti gli oli possono essere applicati a secco. La maggior parte, infatti, è necessario che venga applicata a capelli umidi per evitare l'effetto rebound, ossia l'olio che secca il capello. Quindi il leave-in, io non mi stancherò mai di dirlo, si fa fase acquosa e fase grassa, non solo una, non solo l'altra. Errore numero 2: fare un leave-in ogni morte di papa. Non vi cambia niente, ok? Perché? Perché la natura ha tempi lenti, le sostanze naturali hanno tempi lenti. Non è l'applicazione una tantum oppure una volta all'anno che vi migliora i capelli. Se volete migliorare la condizione dei vostri capelli, serve costanza, serve pazienza, serve impegno. Ora, se questo impegno consiste in 2 minuti al giorno o 3 ore a settimana, lo potete stabilire voi, ok? Ma se decidete di fare un trattamento, prima di dire che non funziona, lo dovete applicare con regolarità per almeno 1 o 2 mesi. Un terzo errore che può capitare è quello di mettere troppo olio e quindi finire con l'ungere i capelli. Partite sempre da quantità molto esigue a livello di gocce proprio di olio e poi mano a mano andate ad aumentare per vedere il punto limite in cui i vostri capelli non tollerano più una certa quantità di olio. Per questo io vi suggerisco l'uso del contagocce quando utilizzate degli oli fluidi. Un ultimo errore è quello di partire troppo in alto. Generalmente il leave-in parte dalle orecchie in giù, scansando quindi tutta la zona della cute. In realtà però a volte il capello gradisce che il leave-in parta più in basso, come avete potuto vedere nel video. Ad esempio io parto dall'altezza delle clavicole, dalla base del collo e non dalle orecchie, perché ho notato che al di sopra dell'altezza delle spalle ai miei capelli non piace e tendono ad affastellarsi e appesantirsi se arrivo così in alto. Abbiamo visto come si realizza questo semplicissimo ed efficacissimo trattamento. Quello che avete visto in particolare è il mio leave-in autunnale, è quello che io comincio a fare poco prima che cominci l'autunno e porto avanti per tutta la stagione. In inverno, ad esempio, io cambio ingredienti. Ho notato negli anni, infatti, che i miei capelli in inverno prediligono una fase acquosa un po' più leggera e infatti sostituisco il gel di fieno greco con il gel d'aloe, ma vogliono una fase grassa un po' più strong. Infatti, invece di utilizzare semplicemente l'olio di cocco, utilizzo un mix di olio di cocco e burro di karité, perché il burro di karité, essendo appunto un burro e più denso, sosta sui capelli più a lungo e li protegge per un periodo più lungo di tempo dal freddo. Il video di oggi finisce qui, noi ci vediamo la settimana prossima, non so se con un video o con un podcast, perché
Sto cercando di capire un pochino i ritmi che devo portare, spero che il contenuto vi sia stato utile, spero che anche chi aveva già visto i vecchi video lo possa trovare utile. Noi ci salutiamo qui, nel frattempo io non posso che augurarvi una buona settimana.